Un sacco di volte, dico un sacco di volte, mi avete chiesto: dove hai preso quella videocamera? Dove hai preso quel cavalletto? Come fai a creare dei contenuti di qualità? Oggi vi voglio rispondere mostrandovi esattamente tutti quelli che sono i miei strumenti che mi aiutano nel mio lavoro quotidiano su Instagram e che uso per creare i miei contenuti. Quindi se sei interessata a sapere quali sono, ovviamente rimani fino alla fine. Ciao a tutti, io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. Partiamo subito con gli strumenti fondamentali numero 1 che servono per l'illuminazione del nostro contenuto. Devi sapere che Instagram valuta tantissimo quanto il nostro contenuto è luminoso. I contenuti bui, sfocati, di bassa definizione, di bassa qualità solitamente vengono scartati dall'algoritmo e vengono mostrati molto meno rispetto a un contenuto di qualità, e non intendo solamente video HD perché altrimenti magari non tutti riuscirebbero a farli, ma video con una buona illuminazione. In questo caso io, per illuminare i miei contenuti, quindi crearli così luminosi, ho sempre utilizzato il lettering, però ultimamente mi ha dato, diciamo, non dei problemi, ma ho notato che è molto più fragile da gestire, quindi mi si rompeva spesso e spesso dovevo riacquistarlo. Probabilmente sono anche io che sono un po', come dire, non troppo delicata, però data questa cosa e dato che comunque la luce del lettering è molto potente e risulta essere poco naturale e io non ho una casa sempre luminosa, ho scelto di acquistare un softbox. I softbox sono delle luci più naturali, più professionali, che costano ovviamente anche di più e che possono essere, diciamo, un secondo investimento nel caso vogliate farlo. Quindi la prima scelta fondamentale per creare i contenuti è la luce. Io vi consiglio o il lettering come scelta iniziale o il softbox come scelta più professionale, e ovviamente se avete la luce naturale, quindi se avete la possibilità di registrare in esterno o avete una casa molto luminosa, la luce naturale è sempre quella da preferire e quella non è a pagamento. Passiamo adesso agli strumenti numero 2 che servono per mantenere invece la stabilità della nostra videocamera, e quindi i cosiddetti cavalletti. Il cavalletto lo possiamo trovare o direttamente incluso nel lettering. Solitamente i lettering proprio sono dei cerchi LED con il cavalletto già inserito all'interno, quindi in quel caso potete utilizzarlo direttamente anche come cavalletto, non necessariamente con la luce accesa, oppure potete acquistare dei cavalletti a parte, che io volevo nascondere questo ma mi sono accorta che era già visibile nel video. Comunque, ad ogni modo, io ho acquistato questo di Amazon, del quale comunque vi lascio tutti i link in descrizione, che è comodissimo, ha varie altezze, diciamo, è regolabile quindi, e in più ha questa rotellina che io adoro e che ci permette di alzare e abbassare il nostro cavalletto a nostro piacimento. Più ovviamente ha, vedete, il morsetto, o come lo vogliamo chiamare, comunque la pinza per poter inserire il nostro telefono, che è regolabile attraverso una rotellina, ed è molto solido e molto comodo, perché il rischio quando si acquistano cavalletti online per il nostro smartphone è che siano particolarmente leggeri, particolarmente fragili e che comunque non siano stabili durante la registrazione, e questo ovviamente è un problema. Il cavalletto numero 2, numero 3, quindi abbiamo visto cavalletto lettering, cavalletto autonomo oppure cavalletto a braccio, che serve in realtà solamente per le registrazioni dall'alto. Vedete, è fatto così. Questo è il mio terzo cavalletto e praticamente io qui inserisco il telefono, mi consente di, ovviamente si può roteare, ma mi consente di fare video dall'alto. Soprattutto questo mi serve quando faccio le registrazioni dei tutorial, dove magari il classico formato 3 trucchi per Instagram Stories e devo registrare il mio schermo dall'alto. Anche di questo trovate il link in descrizione. Passiamo adesso alla terza categoria di strumenti fondamentali che utilizzo, che sono gli strumenti per la registrazione del video. Allora, in questo caso abbiamo due opzioni e qui farò una precisazione per entrambe. L'opzione numero 1 è l'opzione classica, l'opzione che consiglio e che va benissimo per iniziare, che è il proprio smartphone, quindi il proprio telefono. Tra l'altro adesso gli iPhone ci danno anche la possibilità di scegliere la qualità 4K di registrazione, quindi ovviamente una qualità potentissima come quella della videocamera che praticamente sto utilizzando in questo momento, oppure possiamo optare per una videocamera. Perché però vi sconsiglio la videocamera, nonostante molti mi dicano ma dopo i video vengono più di qualità eccetera? Perché comunque ovviamente il montaggio è più complesso, dobbiamo esportare il video, importarlo, modificarlo, editarlo, poi metterlo nel telefono. I passaggi sono molteplici e soprattutto, visto che molto spesso le persone non hanno tempo da dedicare esclusivamente alla creazione dei contenuti, io lo sconsiglio per velocizzare i tempi e perché appunto non è una cosa necessaria che ha così tanto impatto. Tra l'altro, come vi dicevo, tutti gli smartphone adesso registrano con un'ottima qualità, in particolare l'iPhone, che è quello che utilizzo io, registra anche in 4K. E attenzione, un piccolo consiglio che vi posso dare per registrare al meglio con una qualità più alta i vostri
vostri video, farli direttamente dalla fotocamera del vostro smartphone e non sull'applicazione di Instagram, perché purtroppo Instagram tende ad abbassare un po' la qualità del video, e se lo registrate invece dalla fotocamera vedrete proprio una netta differenza. Altra cosa, se utilizziamo i filtri inevitabilmente la qualità calerà a picco dei nostri contenuti. L'opzione invece videocamera, quella che vi consiglio io, è la ZV-1, che è quella che utilizzo per registrare tutti i miei video YouTube e che vi faccio vedere qua, ed è molto molto utile. Questa videocamera, la Sony ZV-1, è stata ideata proprio per i vlogging, quindi per i blogger che vogliono fare vlogging su YouTube, ma va benissimo anche se vogliamo utilizzarla per Instagram, perché i video sono di ottima qualità. Abbiamo poi lo schermino che ci permette di vedere quello che stiamo registrando, come io in questo momento, e tra l'altro appunto è molto facile poi il passaggio dei video sul computer, sul PC, quindi io la straconsiglio. Però come vi dicevo, quello è un passaggio secondario che secondo me, se non avete un canale YouTube, non è assolutamente necessario fare. Ora, prima di passare agli strumenti numero 4 che utilizzo per realizzare i miei contenuti su Instagram, vi voglio ricordare che se ancora non l'avete fatto dovete assolutamente iscrivervi al mio webinar gratuito L'età dell'oro di Instagram, del quale trovate il link qui sotto in descrizione. Sono 90 minuti di pura formazione insieme a me, dove vi spiegherò step by step come creare un profilo Instagram partendo da zero e trasformare la vostra passione in un business monetizzabile. Quindi se ancora non l'avete visto, mi raccomando, correte a farlo. Passiamo adesso alla quarta categoria di strumenti che utilizzo per creare i miei contenuti Instagram, che sono i contenuti per scattare. Abbiamo visto i contenuti per registrare, che solitamente utilizzo per l'Instagram Reel e i miei video YouTube, ma per scattare i miei contenuti ovviamente gli strumenti sono altri, anche se sono simili. Uno può benissimo essere di nuovo la nostra ZV-1, quindi una videocamera che oltre a creare video di alta qualità fa scatti fotografici, quindi va benissimo, diciamo che è un 2 in 1. Oppure il nostro smartphone, anche quello ottimo, soprattutto gli ultimi telefoni fanno delle foto, credetemi, incredibili, con una illuminazione pazzesca. Oppure io, prima di avere la fotografa, perché ora per fortuna grazie a Simona la mia fotografa mi aiuta, mi dà veramente una grande mano per quanto riguarda la creazione dei miei contenuti, cioè scatto, io prima utilizzavo la Nikon, adesso vi dico esattamente il numero e ve la faccio anche vedere. La Nikon D60, questa qua, vedete, con un bel obiettivo, se non sbaglio è panoramico, e mi sono sempre trovata benissimo. Allora, questa fotocamera qui in particolare mi è stata regalata da mio babbo, che è un appassionato di fotografia, non la utilizzava più, l'ha cambiata, e ovviamente le foto sono di altissima qualità. Questa è un po' vecchiotta, penso che si trovi solamente usata, ma se volete comunque una qualsiasi altra Nikon, Canon che trovate in commercio adesso, ce ne sono davvero tantissime, va benissimo. Una qualsiasi reflex è più che sufficiente per scattare le vostre foto. Però ripeto, questo è già il next level, il level up, quindi io vi consiglio di partire con il vostro telefono, perché poi spesso, per chi è abituato a scattare solo con lo smartphone, passare una videocamera a una fotocamera senza avere un minimo di esperienza all'inizio può essere difficoltoso, almeno per me lo è stato. Passiamo adesso alla quinta categoria di strumenti che utilizzo per creare al meglio i miei contenuti Instagram, che sono i microfoni. Allora, per quanto riguarda la sezione microfono, diciamo che ne ho uno già integrato con la Sony ZV-1, che è praticamente un Rode. Dopo ve lo faccio vedere qua, e poi trovate sempre il link qui sotto in descrizione, che è integrabile sia con appunto la videocamera sia con il telefono, ma con il telefono diventa un po' più complesso e infatti io poi non l'ho mai utilizzato. Un'altra soluzione super utile che vi permette di rimuovere tutti i suoni che disturbano di sottofondo quando registrate i vostri video per Instagram, e che vi permette appunto di avere una qualità più alta dell'audio stesso, è questo. È un lavalier Rode sempre, e vi lascio il link qui sotto, del quale però, essendo che ha il jack classico, se voi avete un iPhone come il mio, quindi non più con la predisposizione per il jack, avrete bisogno anche di questo pezzettino aggiuntivo, che però di solito è aggiunto nel telefono, cioè è già incluso, quindi non ci sono problemi. Se invece avete un telefono che ha il jack, ancora meglio, perché non dovete neanche inserire questo mini adattatore ed è già inseribile nel telefono. Semplicemente quello che fate è attaccarlo all'uscita audio, quindi dove inserireste le classiche cuffiette, inserirlo nella vostra t-shirt, tipo così,
e registrare, e praticamente lo smartphone in automatico riconoscerà che la fonte da cui prendere l'audio del video è questa, e quindi avrete un video qualitativamente parlando più alto, e quindi questa è una valida alternativa per migliorare l'audio, ma anche qui, ripeto, è il livello successivo, non è fondamentale per iniziare. Bene, per questo video è tutto, io spero di avervi dato un sacco di spunti interessanti per migliorare la creazione e la qualità dei vostri contenuti. Noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video. Prima però ti consiglio di guardare anche questo video qua. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!